Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di come migliorare la propria autostima. Ho comprato un nuovo microfono, questo dovrebbe essere ancora meglio di quello precedente, è lo Shure SM7B, non ho idea adesso di come stia andando, quindi scusatemi se in questo video c'è qualcosa che non va, lo sto testando, fatemi sapere se va, se non va, lo metto un po' più alto del normale perché così almeno posso un po' giostrarmela e non stare troppo attaccato al microfono. Questo è proprio quello che tutti i podcaster usano, da Joe Rogan a tutti quelli più famosi conosciuti, quindi dovrebbe andare abbastanza bene. Solo che c'è la scheda audio di mezzo, mille cose, devo ancora capire come funziona. L'altro l'ho venduto perché ho detto, oh, scusa, ho speso tot per avere un microfono che è nella media, perché non aggiungerci quel poco che basta per avere il migliore? Ecco perché ho 150.000 fili adesso, invece di avere un filo unico, ma vabbè, insomma, sono cose su cui si impara. E questo è il primo video che faccio con quel microfono, quindi scusatemi se l'audio non è il massimo, oppure sto cercando di imparare e capire come farlo andare meglio. In ogni caso, l'argomento di oggi è, siccome viviamo in un mondo tra social media, tra imprenditori che hanno 11 anni, tra celebrità che scoppiano da un momento all'altro, gente attorno a sé che inizia a fare cose pazzesche, ultimamente la stima delle persone, la voglia delle persone di diventare qualcuno sta distruggendo veramente tanto la salute mentale. L'Italia è uno dei paesi in Europa con la salute mentale più bassa. E siccome è una cosa che mi sta a cuore, questa del paragone, quella di darsi un po' di amore a se stessi, ho deciso di farci un video a riguardo. Quindi come migliorare l'autostima? La prima cosa che bisogna fare ovviamente è quella che ho già menzionato ed è imparare a non paragonarsi agli altri. È una cosa che a me sta veramente a cuore perché è una delle cose su cui faccio più fatica in assoluto nella mia vita. Ho sempre fatto fatica perché ho delle aspettative molto alte su me stesso, voglio raggiungere un certo tipo di successo sia a livello di società ma anche interiore e quindi mi paragono spesso agli altri. Poi quando uno inizia a fare i video sui social media, i social sono il posto peggiore dove puoi paragonarti con gli altri, vedere semplicemente i numeri e quindi è come se vedessi una persona che ha dei numeri più alti di te, automaticamente ti abbassi e pensi oh, quella persona è più importante di me. Al giorno d'oggi veramente i numeri sono uno dei fattori, soprattutto qua sui social, per cui diamo, anche senza saperlo inconsciamente, un valore alle persone. E quindi imparare a non paragonarsi è il primo punto. Come fare? Allora, secondo me si può fare in una cosa semplice. Nel momento in cui ho iniziato il mio percorso interiore di crescita, yoga e meditazione, una delle prime cose che si impara a fare è questa cosa dell'inclusività. Una delle cose che mi ha aiutato molto è proprio capire che l'essere umano, noi tutti, siamo nella stessa squadra, di essere inclusivi, che l'essere umano punta a diventare la versione migliore di se stessi, siamo in continua evoluzione e quindi non c'è competizione. Ognuno ha la propria strada, ognuno ha il proprio percorso e ogni percorso è talmente diverso e talmente spontaneo che quindi può cambiare da un giorno all'altro che non ha assolutamente senso paragonarne uno con l'altro. È come paragonare la cucina alla musica, sono due cose diverse, sono due storie diverse, hanno storie diverse, futuri diversi e quindi non aver paura di paragonarti con quello che hanno fatto gli altri. Puoi prendere spunto su alcune cose, ma poi vivi la tua storia, sii grato per la tua storia e continua per la tua strada. Siamo tutti nella stessa squadra. Smettere di seguire certi tipi di persone e iniziare a seguire altri tipi di persone, quindi paragonarsi con meno persone del genere sui social tossiche, da quel punto di vista che non lo fanno apposta, ma è semplicemente i social che si basano su questo, è una cosa che può anche aiutare. Oppure staccarsi un po' più dal telefono e vivere un po' di più nella vita vera invece che nella propria situazione di vita, nella propria testa o sull'identità digitale. La seconda cosa è mettersi degli obiettivi. Non obiettivi a caso, ma semplicemente utilizzare un metodo che si chiama metodo SMART, che è un acronimo ovviamente specifico in inglese per misurabile, riconosciuto, realistico e scadenziabile. Un obiettivo deve essere così. Avere un obiettivo a medio termine, breve termine e lungo termine aiuta veramente tantissimo. Anche congratularsi con se stessi e quindi premiarsi ogni giorno, ogni settimana e ogni mese per un obiettivo, anche darsi un obiettivo mensile da dividere in 4 settimane, in 4 punti, aiuta veramente a sentirsi di andare sempre avanti. C'è anche un libro molto utile che ho letto, si chiama Getting Things Done, ve lo linko in descrizione se volete dargli un'occhiata, su come essere organizzati, ma questa cosa dell'obiettivo l'ho imparata invece da un corso di autostima e come migliorare se stessi e la propria autostima in italiano che ho fatto, ve ne parlo ora. Questo video è stato sponsorizzato da Serena Mentis, ovvero per chi non lo sapesse io comunque ogni giorno mi tengo aggiornato, faccio corsi di crescita personale, leggo libri di crescita personale, tutto ciò che riguarda la crescita interiore, l'automiglioramento, sia dal punto di vista esteriore ma ovviamente anche dal punto di vista interiore. E il 90% delle volte i corsi che ci sono, che siano di marketing, che
siano di qualsiasi argomento sono quasi tutti in inglese, perché ovviamente vengono dall'America. Fino a che un giorno, per conoscenze, ho conosciuto questo ragazzo che ha aperto questo brand e ha fatto questo progetto di creare un corso chiamato Forte Mentis su come proprio potenziare l'autostima e migliorare se stessi. Mi ha chiesto se volevo provarlo, quindi ho deciso di provarlo, l'ho provato, mi è piaciuto molto, e siccome è difficile trovare qualcosa di questi argomenti, qualcosa che aiuti così in lingua italiana, ho deciso che anche per me sarebbe bello parlarne anche alla mia community. È un corso di potenziamento dell'autostima ed è tenuto dalla dottoressa Anna Maria Pisanello, che è una psicologa psicoterapeuta con 33 anni di esperienza. È un corso online di 15 ore, ha un approccio scientifico, aumenta l'autostima e sono strategie immediatamente applicabili. Quindi c'è lei che fa proprio il corso e poi c'è anche un PDF su cui si possono proprio fare degli esercizi e stare dietro e fare questo esercizio di introspezione che è molto utile. E tutto il corso va a lavorare proprio su queste 3 aree specifiche su cui si sviluppa la fiducia in se stessi, ovvero logica, emozionale e relazionale. A me è piaciuto molto, quindi se volete dargli un'occhiata vi lascio il link in descrizione alla loro pagina. Grazie ancora a Serenamentis per aver sponsorizzato questa parte del video. Quindi sicuramente mettersi degli obiettivi aiuta. Terza cosa è praticare la gratitudine. Nel momento in cui si impara ad essere grati, nel cervello si mette una frequenza tale, delle sostanze chimiche tali per cui puoi concentrarti solo su quella cosa e tutte le parti invece negative, o comunque la negatività, l'ansia, la depressione, queste cose non possono esserci. Quando ti concentri su qualcosa per cui essere grato, impari veramente a comandare la tua mente. Bisogna capire, questa cosa la si impara anche con la meditazione, che noi non siamo le nostre accumulazioni. Tutta la sofferenza umana parte da questa falsa identità che ci creiamo. Accumulazioni come il corpo o la mente non sono noi stessi, anzi sono strumenti che come esseri umani dobbiamo imparare a utilizzare consciamente. Quindi non contro se stessi, ma imparare a utilizzarli. Perché al giorno d'oggi la gente soffre perché la propria mente gli sta facendo tantissimi scherzi. È come avere un coltello che è uno strumento molto utile, ma ce lo si continua a buttare addosso. E invece imparare a usare la mente a proprio scopo, a proprio vantaggio, è una cosa molto utile. E una cosa che aiuta a imparare a utilizzarla è proprio utilizzare la gratitudine, esercizi di gratitudine. Ci sono 2 app che di solito utilizzo come esercizi di gratitudine tutte le mattine, oppure comunque anche avere un giornale, oppure io di solito uso l'app, o anche quando fai meditazione, un po' di bhakti yoga, quindi un po' di devozione verso il resto, fermarsi un attimo ad apprezzare le cose che si hanno, aiuta veramente tantissimo. Quarta cosa ovviamente è prendersi cura di sé. La propria autostima aumenta tantissimo nel momento in cui mi prendo cura di me a livello di fisico, a livello di cibo, a livello di sonno e a livello di beauty, quindi a livello di come io appaio agli altri in società. Saper comunicare, dare una certa impressione. Quando sto bene anche a livello esteriore, inizio a stare bene anche a livello interiore. Le 2 cose sono collegate, non c'è nulla di sbagliato nel prendersi cura di sé. Anzi, sul mio canale parlo spesso di come conciliare il beauty con la parte invece interiore. Vi lascio il link in descrizione per un video in cui parlo di questo. E l'ultima cosa è la self-care, fare yoga o meditazione. Quindi prendere, come vi ho detto, questa parte di sé piena di dubbi, problemi, ansia sociale e capire che è la propria mente. Quindi tornare in contatto con la vera realtà. Eckhart Tolle dice capire la differenza tra la situazione di vita, life situation, e la vita stessa. Quindi capire che nonostante tutto questo gioco di società a cui noi giochiamo, questa nostra creazione nella nostra testa, questo nostro ego, questa identità che ci siamo fatti, comunque in ogni caso è tutto costruito su una base che si chiama vita. E ogni tanto bisogna fare un respiro profondo, tornare presenti e capire che queste cose qua sono solo una costruzione nella nostra testa, non sono la vita vera. Quindi nel momento in cui capisci questa cosa, la mente e il corpo hanno comunque importanza, ma gli dai l'importanza che si meritano e li impari a utilizzare per te stesso, non contro te stesso. Quando fai questo, tutti i problemi psicologici, tutta questa enfatizzazione sulla psicologia che noi diamo, veramente inizia a avere il vero valore che deve avere e inizia veramente a pian piano svanire. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate anche del microfono nuovo, dovrebbe andare abbastanza bene e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!